Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi parliamo di questo, che è in tedesco ma in realtà è la versione tedesca di un libro americano. La parte interessante è che non è un libro come tutti, questo è un libro che dovete creare voi. Prima di tutto è un metodo molto divertente ed efficace per imparare il tedesco, perché tutte le istruzioni sono scritte in tedesco, per cui aspettate che ve lo centro. Ti aiuta ad andare un po' oltre quello che è tradizionalmente considerato un libro, nel senso che un libro cosa fai di solito? Cerchi di non rovinarlo, cerchi di trattarlo il meglio possibile. Ci sono persone addirittura che si azzarderebbero a sottolineare, addirittura a sottolineare, figurarvi, strappare pagine. Questo libro invece vi chiede effettivamente di strappare pagine, di rovinarle, di pasticciarle, di fare questo qua è così, non perché me l'ha fregato il cuginetto e ci è scarabocchiato sopra, ma l'ho ridotto così io. L'ho pagato e l'ho ridotto così io apposta. Alla fine questo qua è un libro che ti dà da pensare, ma su varie cose, e soprattutto ti fa scoprire anche varie cose. La carta è la carta che uso per gli acquerelli, quindi è abbastanza resistente all'acqua, per cui quando vi chiede di portarvelo sotto la doccia non è che dovete farvi troppi problemi, perché io l'ho fatto e è ancora intero, cioè ancora un libro intero. Però può capitare ad esempio che portandolo sotto la doccia c'era una pagina, adesso ve la trovo subito, questa, dove avevo disegnato, era disegna una linea infinita, avevo disegnato la mia fantastica linea infinita e dopo averlo messo nell'acqua questa linea non è più infinita, ragazzi, l'infinito non dura all'infinito, si fanno certe scoperte a volte. La parte ancora più interessante è che sulla pagina precedente mi dice questa pagina è una metafora. Cosa significa? Allora, se fosse stata una pagina bianca aveva un significato, ma adesso che la mia è tutta pasticciata, credo che la mia metafora possa avere un significato completamente diverso. Questo è uno di quei libri fantastici che sono diversi per qualunque persona che li legge, in questo caso per qualunque persona che li pasticcia. E una cosa che mi piace un sacco è questa pagina qua per i miei bollini, perché io ho il vizio di attaccare questi bollini dappertutto, finalmente che ho una pagina per incollarli, finiscono anche belli ordinati qua. Una cosa che ho scoperto, tra l'altro proprio grazie a questo, è che, fateci caso, sono tutti sul color blu-verde. Pur prendendo arance, mele, banane, tutti i bollini sono sul colore verde. Non so se perché ti danno un'idea di freschezza e è una cosa che pensano i venditori di mele e banane, che dando l'idea di freschezza magari compri di più e quindi un bollino giallo o un colore caldo non ti fa venire voglia di comprare le loro mele. Poi ti incoraggia anche la socialità, perché alcune pagine contengono dei giochi da fare con altre persone e c'è addirittura una pagina che devi vendere a qualcuno. Non so come farò a farlo, perché dopo aver distrutto il libro in questo modo vendere una pagina sarà difficile. Tra l'altro può essere utilizzabile anche come antistress, perché ci sono pagine in cui potete scarabocchiare, tipo questa, in cui potete scarabocchiare come se fosse al telefono. Questa qua non l'ho ancora fatto, dovrei nascondere la pagina da casa dei vicini. E poi alla fine potete regalare il libro al vostro migliore amico perché si renda conto dei vari problemi che avete. In realtà mi chiedevo se esisteva anche la versione italiana di questo libro, se qualcuno ce l'ha, perché mi piacerebbe condividere e scambiare idee su come completare le varie pagine e magari vedere cosa hanno combinato gli altri, no? Perché mi considero un tipo piuttosto creativo, però se ci fosse qualcuno ancora più creativo ero curiosa di vedere cosa ha combinato. Questo per oggi è quanto, ci sentiamo la prossima volta. Al solito, se vi piace sentirmi chiacchierare o siete incuriositi degli argomenti di cui parlo, ecco, di qua magari o di qua, non lo so dove lo metterò, e ci sentiamo la prossima volta.